Ciao, sono Davide. Allora, oggi con Franco prepareremo i salame di cavallo. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, Franco Moretti lo conoscete, l'abbiamo già visto in altri video, comunque lui è un curatore di 2 pagine Facebook che trattano di salumi fatti in casa. Dico bene, vuoi ricordare tu il nome? Uno è salumi fatti in casa, chi lavora in maiale, e quell'altro è salumi italiani, il segreto del norcino. Bene, se volete andare a fare un giro, dare un'occhiata, ci si può fare richiesta di iscrizione e lì si tratta proprio di salumi fatti in casa. Diciamo che questo non è proprio il periodo ideale per fare i salumi, però con con alcuni accorgimenti si possono fare alcune cose. Anche perché adesso fanno vedere i tagli, no, dei salumi che hanno fatto poi quest'inverno. Esatto. Quindi si vede il risultato che è quello importante per dare anche spunto per quest'inverno per poterli fare. Quindi... Bene, allora vi avevamo promesso un altro video insieme dove preparavamo qualcosa di diverso. Lui mi ha portato proprio la carne di cavallo e dici tu. Niente, praticamente io ho un amico al mio paese, San Benedetto Po, che si chiama Andrea Luppi, ha una macelleria di cavallo. Allora abbiamo provato, no, quest'inverno a fare un po' di salumi così e sono venuti discretamente buonini. Difatti ha portato poi la prova. Adesso no, ne ho portato uno da assaggiare che ovviamente abbiamo fatto io e Andrea Luppi il 25 marzo mi sembra, o il 25 o il 18 marzo. Quindi c'è già un anno? No, c'ha 3 mesi. 3 mesi, ma circa 3 mesetti. E io ho voluto proporlo anche ad altri. Certo, lo facciamo. Tanto per dare un'idea è una preparazione che io non ho sul canale, mi fa piacere far vedere, quindi io ti do una mano. Mi domandavo la carne, perché comunque non sarà solo cavallo, No, non è solo cavallo, c'è una parte di pancetta, c'è un circa 18-20% di pancetta di maiale. Vai, allora, dimmo gli ingredienti. Praticamente questo qui è carne ovviamente della spalla di cavallo e questo qui è un magatello. Okay? Preso 750 grammi di pancetta di maiale. Okay? Adesso iniziamo a fare i pezzi e iniziamo a lavorare. Sì, quindi i pesi abbiamo la spalla che è? Esatto, allora la spalla, aspetta un attimo, okay. Allora, totale tra i due sono circa 3 kg, 2,8 kg. Quindi metà e metà? Metà e metà circa. 2,8 kg. La pancetta è 750 grammi. Quindi 1,4 kg, 1,4 kg, 750. Esatto, più o meno siamo lì. Bene, vai, tutto tu la Niente, iniziamo a fare i pezzi. Okay. Io prendo una bacinella. Una bacinellina. Che adesso dunque io la guardo perché io la mangio la carne di cavallo, mi piace mangiarla cruda, cruda, macinata, ha un profumo che è veramente eccezionale. E sto guardando questo pezzo di carne anche a livello, ha una marrezzatura che è spettacolare. Adesso non so se la vedete, ma è, no, è bella, è proprio una marezzatura. Io questo qua la metterei proprio sulla griglia. Puoi andare a trovare Andrea Luppi perché davvero, rispetto alle altre macellerie ha dei prezzi che sono davvero contenuti. Io questo qua l'ho pagata veramente poco. L'ha pagata lui. Adesso anche questo qui per essere un magatello. Sì, questo qua è bello, però secondo me questo qua è più tenace. Sì, questo qui è più asciutto. Questo qui se lo fai ai ferri diventa molto più asciutto. Guarda, ascolta, c'è un coltello qua, ti do una mano a tagliare la pancetta, però la pancetta la puoi tagliare tranquillamente così, perché tanto adesso andremo a dare una disinfettata a tutto. Anche la pancetta? Sì, ovviamente noi non usiamo conservanti e non usando conservanti ho adottato un sistema che mi ha passato un norcino con la N maiuscola del Veneto e praticamente è grappa. Questa qui è grappa dove gli ho messo dentro in infusione gli aromi, ho messo dentro rosmarino, bacche di ginepro, pepe, aglio, alloro e la lascio in infusione circa un mesetto e con questa grappa qui adesso gliene andrò a versare un po' in maniera da dargli una bella disinfettata alla carne. Ovviamente questa qui è grappa casalinga, quindi non è grappa che si trova in commercio, quindi si sente che è grappa. Andiamo a versare sopra la carne. Pensavo lo mettessi a fiume. No, perché dopo troppo è troppo.
e la andiamo a massaggiare in maniera di dargli una bella disinfettata, in più gli diamo anche l'aroma. Ok? Ecco. Prendete su 3 kg di roba, ce ne mettiamo circa un mezzo bicchiere, no? Adesso lo andiamo a massaggiare. Ok? Allora, intanto che tu massaggi ti faccio una domanda. Sì. Allora, parlavamo per la macinatura, no? La pancetta vuoi macinata leggermente più grossa? Allora, la mancetta c'è da fargli 2 macinate, Ok. una con la piastra più grossa e quell'altra con la piastra più fine, perché sono 2 tipi di carne completamente diverse, hanno proprio una composizione diversa. Se la pancetta non viene snervata proprio come si deve, fa fatica a legare. legare, Esatto. ok. Più è snervata, più è lavorata, meglio è. C'è più possibilità, anzi lega meglio, non c'è più possibilità. Mettiamo un altro goccino. Quindi prima la maciniamo col 10, Prima poi maciniamo con e l'8. poi con l'8. Va bene, ok. Quindi gli diamo 2 passate. Andiamo. Allora adesso la prima cosa che faccio è la pancetta, e tutto il resto è 8. Sì, tutto il resto è 8 mm, va bene. Allora io comincio prima con la pancetta, Sì. così intanto ci do una passata. Sì, inizi subito con. Ecco qua. Poi la torno a ripassare con l'8. Poi la torni a ripassare con l'8. La puoi mescolare direttamente assieme alla carne di cavallo. Ah, quindi Così. posso macinare Sì, sempre la puoi, sì, la puoi ok. mescolare. Ok. Quindi adesso noi non andiamo a salare prima. No, assolutamente. Adesso c'è chi lo fa prima, a me non piace, io lo faccio dopo. Bene, allora adesso abbiamo fatto una passata con l'8, adesso cambio la piastra e vado, cioè col 10 cambio la piastra e vado a macinare il tutto con l'8. Esatto. E voilà. Bene. Sì, si vede che la carne di cavallo ha una consistenza diversa. da quelle- sì, completamente diversa. Niente, andiamo a fare la concia. No? Certo. Bilancia. Quindi la fase iniziale della macinatura è abbastanza semplice, abbiamo detto pancetta macinata una volta col 10 e ripassata tutti insieme con l'8. Esatto, allora, sale. Qui giusto la percentuale di sale. Sale allora gli diamo un 20 grammi per chilo di sale e un 2,2 grammi di pepe per chilo. Quindi adesso ci vorrebbe quello di Cervia, però ce l'hai? Se no usiamo anche questo. Te lo vado a prendere. Traditore. Vedi che qualcosa ti posso dare. beh. Questo è sale fiore di Romagna. Non è sale di Cervia. Leggi. Salina di. Cervia. Non è di Cervia. Fai tu. Ok, allora mettiamo 71 grammi. Non si trova più il sale marino di Cervia perché quando c'è stata l'alluvione Le saline sono andate sotto. sono andate sotto e si fa fatica. Se lo trovate è raro e costa un sacco di soldi. Esatto, allora sono andato nelle saline di Cervia e praticamente loro dicono che ne danno 1 chilo a nucleo familiare, ok? Quindi è quello che si può trovare, ok? E qui abbiamo il sale, 71 grammi. Quanti grammi sale? 71 grammi e adesso mettiamo le 2,2 grammi per chilo e sono 8 grammi circa. 6, 7, 13 in modo che abbondare un attimino che non succede mica niente. Ok, andiamo a mettere qualche chicco di pepe perché ovviamente Sì, quello che mi Pepe, dimentico il pepe. sempre io il pepe ci vuole, tante volte con Giorgino. non tantissima roba ma un po' ce ne mettiamo, ci vuole. Poi questi qui li appoggiamo qua, mescoliamo. Allora, ricapitolando, Sì. sale quanti grammi? 20 grammi per chilo, 20 grammi per chilo pepe 22,2 2 grammi per chilo. che è una manatina di E i chicchi di pepe li hai messi a un cucchiaio su 3 kg. Bene, per essere precisi, perché questa fase qua è molto importante, sì. la salatura. Ma noce moscata. Adesso un pochino gliela mettiamo. Ah, ok, ma appena una spolveratina perché
e sono di quei sapori forti che a me nel salume meno ci metto meglio è. Sì. Ecco qua, la noce moscata, ma gli diamo proprio appena appena dopo c'è chi abbonda che gliene mette, a me sinceramente quando gliene mettiamo un pochino. Meno di una mezzanoce. Sì, c'è proprio una roba insignificante, gliela metto perché tanto così. Un grammo, diciamo. Ma sì, un grosso modo neanche. Comunque se andate in macelleria lì da Lupi c'ha le sue spezie già fatte. Ah, ok. C'è la sua dose di spezie già fatte, infatti avevamo fatto il salame con quella sua dose di spezie. Questa qui è la classica che ho voluto provare così. Quindi adesso tu ci fai i fori classici. Sì, esatto, i fori Per classici. andarci a mettere? Per andarci a mettere il vino con infusione l'aglio che è stato preparato ieri sera. Quindi che vino è? Vino Questo qui è vino casalingo fatto da un contadino che ha 85 anni, praticamente se lo vede vendemmiare tira via ancora i chicchi di uva marcia, cioè è una roba... Comunque senza solfiti. Senza solfiti, senza niente, così evitano di saltare fuori delle muffe strane. Quindi tu hai messo in infusione 4 spicchi d'aglio li ho schiacciati e poi li ho messi dentro in infusione ieri sera, in maniera che si sente. si sente che c'ha sente da proprio qua. c'è un bel aroma che andiamo a versare. Tutto un bel bicchierozzo. Sì, quello che c'è di più lo butta fuori. Non gli fa mica male il vino al salame. In più gli dà anche quella bella colorazione, visto che non ci sono dentro né nitriti né nitrati o conservanti, ascorbati, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, un po' di nitriti ci sono. È cavallo. Ah beh, sicuramente. Battuta infelice. No, io ho la mia politica di pensiero rispetto a quella degli altri, non vado a fare delle discussioni per queste cose qua. Comunque sarebbe bello fare un bel video riguardo ai conservanti. Ah sì, è che Al loro uso, le loro dosi. è che ci viene fuori una guerra, no? No, però non dico perché? che uno dice li uso, non li uso, però se li uso ci sono delle normative da rispettare. Ci sono delle Quindi ci normative. sono delle grammature, Esatto. alcune cose servono per far mantenere il colore rosso, alcune Esatto. per far esaltare il sapore, Esatto. ci sono tante cosine che magari sarebbero interessanti anche. C'è l'ascorbato che non ha nient'alro che la vitamina C. Sì, che quello lì è un conservante, esatto, anche quello mette lì anche nelle piante. si mette ma dappertutto. Mia nonna lo metteva al cimitero per far durare di più il fuoco. Vabbè. Mamma mia che meraviglia. Ah, vabbè, intanto che tu mescoli ti chiedevo del budello. Sì, budelli, sono andato da Marco alla Labonat ovviamente e gli ho chiesto dei dritti di manzo da 60, praticamente hanno una lunghezza di 45 cm e un diametro da 60 cm, che visto che questi salami qui saranno stagionati nel suo stagionatore, sì, nella vetrina. nella vetrina Comunque poi anche lì vi lascerò il link. Esatto. Il link quindi ho preferito fare della roba un po' piccolina in maniera che venga un po' più alla svelta, no? Esatto. Per non tenere lì tanta roba. Senti, visto che quasi sei pronto, io vado a prendere l'insaccatrice. Sì, i budelli anche. Allora, niente, abbiamo preparato l'insaccatrice, comoda, perché lui è mancino come me, dalla parte giusta. Adesso vado a sentire un pizzico di Impasto. impasto per sentire se è giusto di sale. È buonissimo. I budelli, Adesso ciglio qua. Dov'è? il lavandino li ho lasciati perché Il lavandino. abbiamo messi, sono stati, adesso ve lo spiega lui perché li ha sciacquati ieri sera naturalmente, Esatto, li ho lavati bene. lavati bene dentro fuori. Sì. E poi li ho lasciati a mollo tutta la notte nel vino, senza nitriti o nitrati o solfiti, quelli che è. Ok. Ok, vedete che hanno preso il colore rosso del vino, quindi Non hanno più odore. non hanno più odore. Adesso li abbiamo soltanto sciacquati sotto acqua tiepida per farli un po' ammorbidire e farli diventare più elastici in maniera che Esatto. si riempa meglio il. A questo punto io vado a riempire il mio bel cilindro. Io tiro fuori. Quanto ci sta dentro? Ah, qua ci sta 3 kg. 3 kg, dovrebbe starci dentro quasi tutto. Quasi tutto. Bene, quindi adesso il budello
la carne va a contatto col grasso dentro. col grasso all'interno. Esatto. Il budello fuori è liscio, dentro c'ha il suo grasso. Questi qui sono budelli che sono stati già lavati e trattati in autoclave, c'è solo bisogno di dargli una sciacquatina per tirargli via il sale. Ok. Il gentile invece è un po' più complicato. Sì, molto il più gentile è più complicato, c'è da perderci più tempo. Niente, se fai uscire un po' scusa. Buono. Andiamo a vedere. Vai. Buttiamo il sederino. Buono. Facciamolo così, Buono. Bene, avete visto, sono venuti 5 bei salami che dopo vi dirò il peso l'uno. Adesso Franco ci fa vedere come li lega. Come dico. Allora, prendiamo il salame, quindi Il coltello, se riesci a stare vicino dall'alto così si vede bene. allora, corda, gli facciamo il nodo normale, ok? Un nodino normale, ok? Poi lo andiamo a mettere dentro. Adesso cerco di stare a favore di telecamera per lego, ok? Faccio uscire un po' di carne, ok? Così sono sicuro che non ci rimane dentro dell'aria. Tiro via questo qui, l'eccedenza, e poi andiamo a prendere, vedete che qua c'è il nodino, bisogna che cerchiamo di stare sul nodino, quindi lo mettiamo qua, stringiamo indice e pollice, indice e pollice, gli andiamo a fare il giro morto, ok? E si tira, si inizia a tirare. Dopo si fa la classica legatura, tac, vedete? Tac. È una legatura molto spartana, ovviamente le corde devono essere perpendicolari l'uno con l'altro. Tac. E tac. Adesso io qua ne ho date tante, se ci fosse il mio vecchio maestro Norcino mi avrebbe detto su, mi direbbe americano, sprechi troppa corda. Arrivati a questo punto mi trovo in questa situazione, ok? Quindi andrò a rifare il giro, tiro dentro la corda nel nodo, vado a prendere il nodino, ok? E la corda la passo sotto e la lego. Stringo e gli do 3 giri. Vedete? Vedete come gli ho stretto il nodino? Qui proprio è strozzato. Ho preso il nodino sotto, okay, e il nodino sopra. E questo qui è quanto. In tanti mi dicono le stringi poco. Allora, Non mi piace a me che ci vengano le strozzature però. ah? Quando ci vengono troppe strozzature poi non mi piace. Allora, per il mio modo di pensare la carne ha bisogno di appoggiarsi. Sì. Quando ci sono delle strozzature è un po' un freno. Vengono come i lardelli qua di fianco. Quindi facciamo il nodo sempre così, ok? Prendiamo il nodino, tac, e andiamo a legare. Ti piace come legatura? Molto bello. Sì. È molto spartano, molto semplice, niente di che. Andiamo a tagliare, okay. Ovviamente ci sono da sforacchiare. Questo l'hai già forato? No? È importante forarli. Specialmente sul culo, si può dire? Sì, sì. Ecco, che è la parte dove gocciola di più. Okay. Quanti ne leghi all'anno tu dei salami? È la domanda di riserva. Bene. Allora, i salami sono pronti. Vi ricordo che oggi è il 25/7 di luglio, è il 25/7, più o meno farà 40 gradi qua dentro, no, 35, 32 gradi ci sono qua dentro. 32 gradi. Allora, non è il caso di
di fare i salami in questo periodo, dai, bisogna che abbiate uno stagionatore, però il mio stagionatore è già inavviato con dentro della roba in stagionatura, non posso fargli fare di nuovo la fase di stufatura iniziale, quindi proviamo a fargli fare una stufatura di 3-4 ore. 3-4 ore a questa temperatura, che sgoccioli un pochettino, magari, e poi dopo finiscono dentro. Magari con un ventilatore che proprio li asciughi un attimino la parte esterna, che farà presto comunque, perché con questo calore qua si asciuga abbastanza bene, è soltanto la sgocciolatura, quindi faremo sgocciolare 3-4 ore e poi dopo li metto direttamente nello stagionatore, direttamente a temperatura di stagionatura che oscilla fra i 13-17 gradi con un 75-80% di umidità, e li mettiamo lì. Abbiamo detto che avranno una stagionatura di circa 75-90 giorni in base al calibro, e adesso andiamo a fare la prova assaggio. È quella più importante. Allora, come vi dicevo, la prova assaggio ha portato un salame fatto nella stessa identica maniera che abbiamo fatto noi, anzi ha fatto lui, perché io ho fatto poi ben poco, e diventerà così. Esatto. Ecco, passati 70, avete detto che ha 3 mesi. Allora, questo qui è stato fatto il 18/3/2024 con Andrea 4, Luppi. 5, 6, 7, quindi c'ha 4 mesi. 4 mesi, sì, 4 mesi. Quindi sono più di 75 giorni, sono 30, sì. Sì, Fa sentire? Sì, questo qui lo senti che è già più... Questo è più stagionato, però sì, di stagionatura minima 75 fino a poi dopo. È logico che non si può dare un giorno al salame, dovete sentirlo anche, dovete vederlo visivamente e sentirlo anche al tatto, se secondo voi è giusto. Esatto, comunque il profumo è molto bello. Ovviamente li ha tenuti Andrea dentro nel suo stagionatore, perché anche lui c'ha uno stagionatore, perché già a marzo è già troppo tardi per fare dei salami. Proviamo? Ah sì. Partiamo dalla testa o dal culo? Dal culo, perché è sempre la parte migliore da mangiare, io dicevo. Nel frattempo io posso stappare. Anzi, Laghino Dante, provincia di Mantova. Loghino Dante. Ah, Loghino, Sì. bene, scusa. Porto sempre della roba mica male lui. Visto che comunque durante la lavorazione non ci siamo fermati Non l'abbiamo a fatto. pulire la polvere, a mandar via la polvere. Esatto, siamo stati bravi oggi. Non scoppia, dai. Non dovrebbe avere una grandissima pressione. Fai? Sì. No, non volevo far partire il tappo. Basta, sennò dovremmo fare un'altra videoricetta dopo. Chi è che va a casa stasera dopo? Alla vostra salute, vostra salute. Visto che siamo in periodo, buone ferie a tutti. Sì, assolutamente. Buono. Ah, si lascia bere? Buono. Questo qui è succo d'uva, non è vino. Buono davvero. Anche se lui le ferie le ha già fatte. Sì, ma ne farò delle altre comunque. Vado? Sì. E se fa schifo? No. Ah, no dai. È venuto. Basta. Basta. Vi facciamo vedere così. No, il profumo è buono, guardate. Non lo so. Fa tutto da solo. Allora, la pelle, guardate, viene via benissimo. Sì, sì, è proprio stagionato da Dio. Allora, sincero, non avevo mai mangiato il salame di cavallo. No? Mai. Non è male. Allora, lo faccio vedere a favore di telecamera. Se voi non macinate 2 volte la pancetta non diventa così, ok? Perché la carne non lega, ok? Perché sono 2 composizioni diverse. Il segreto del salame del cavallo e anche delle altre bestie, manze, vacca o vitello o pecora, che hanno delle composizioni diverse, è snervare il più possibile la pancetta, okay?
Una volta che è snervata la pancetta, lega e diventano così. La domanda è, non si può fare col grasso del cavallo? Cosa? Anziché metterci la pancetta. Non è un grasso idoneo No. che va bene, che va bene. Cioè, No, beh, è una domanda per... Sì, no, beh, ma allora il grasso di maiale, la pancetta di maiale è quello più, è il top, è quello che si conserva meglio, quello che... Ma gli altri grassi delle altre bestie... Beh, vediamo come vengono. Buono. Vi teniamo poi aggiornati, cosa dici? Allora, Franco, io ti ringrazio, vi ricordo, seguitelo sulla sua pagina, sulle sue due pagine Facebook. dove si tratta di salumi fatti in casa, vi lascerò il link sotto, ci cliccate, fate domanda e se siete idonei Entrate, se no... accettati, e lì si parla di veri salumi e tante altre segreti, insomma. Esatto, c'è tanta gente che posta la sua ricetta, fa vedere le sue metodologie, uno se ha voglia di imparare, di vedere cose nuove, sono due gruppi Facebook che io penso che siano all'apice, altri gruppi che abbiano tutti questi post, come fa vedere la gente, no, canita a postare, a far vedere, penso che non ce ne siano mica a questi livelli qui. Va bene, allora mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, spero di sì, iscrivetevi al canale, sotto trovate le dosi che abbiamo utilizzato per fare i nostri 5 salami, iscrivetevi anche sui miei social, l'altro canale YouTube, ringrazio Franco Moretti naturalmente e direi che ci vediamo per un'altra video ricetta. Bene? Ciao a tutti.